Salve a tutti, benvenuti o bentornati su Strade Secondarie. Su questo canale si raccontano piccoli e grandi viaggi fatti in bicicletta. Oggi mi trovo nelle Marche, per la precisione a Visso, da dove partirò per fare un giro sui Monti Sibillini. I Monti Sibillini sono uno dei 4 massicci più alti dell'Appennino italiano e sono situati a cavallo tra l'Umbria e le Marche. Il percorso che farò sarà di circa 150 km e quasi 5.000 metri di dislivello, quindi ho deciso di farlo in 3 giorni. La prima notte dormirò in tenda da qualche parte e la seconda notte invece dormirò in un bivacco che dovrei trovare lungo la via. Io in realtà sto arrivando da Foligno adesso, quindi ho già 50 km e 1.000 metri di dislivello sulle gambe e ovviamente sono in ritardo sulla tabella di marcia, quindi bando alle ciance e pedalare. Altitudine attuale 1450. Dovrei essere quasi alla fine della salita, quella vera. Quest'ultimo pezzo è veramente impegnativo. La pendenza, insomma, siamo sempre intorno al 10-11%, 9%. Il problema è che qua su è tutto smosso e si fa veramente fatica. Sto cominciando a pensare che forse arrivare da Foligno in bici all'inizio del percorso non sia stata una grande idea. Vabbè, si va finché ce n'è, quando non ce n'è più ci si ferma. Porca maiala! Dai. Ci siamo quasi, penso che questo sia il passo.
dopo il passo una discesa bellissima, veramente sterrato, battuto, liscissimo. L'ho fatta tutta come una palla di fuoco. Sono fermato in questo paesino a fare un po' di spesa per la cena e sono comprato un po' di cose appetitose, formaggio, salamino, e adesso mi mangio anche il panino. Resta che proseguire ancora un po' e trovare un punto dove piazzare la tenda. Che faticata, ragazzi. Ho trovato però un posto veramente magico per stanotte. È uno sbalzetto sopra dei campi, quindi sono completamente o quasi invisibile e ho una magnifica vista del lago. Meglio di così non potevo andare. Fatto il pieno d'acqua. Oggi dovrò fare circa una sessantina di chilometri e non so quanto dislivello, comunque se in totale sono quasi 5.000, immagino intorno a 2.000 metri. E mi fermerò stasera, se ci arrivo, al bivacco Belvedere. Tanto adesso si parte subito in salita e sono le 8 e qualcosa e fa già veramente caldo. Come farò a pedalare quest'estate non si sa.
Ecco, questo è quello che succede quando in discesa si va troppo veloce. Ovviamente andando veloce devi tenere d'occhio la strada, non puoi guardare il navigatore e perdi i bivi. Quindi adesso si torna indietro in salita. Una cosa che sto apprezzando molto di questo percorso sui Monti Sibillini è la varietà. Adesso ho appena finito una sezione dentro un bosco di faggi, molto bella, divertente, single track, un po' sassoso ma un'ambientazione fantastica. Poi vabbè, alpeggi bellissimi, quindi radure e strade che vanno su e giù, molto dolci, molto bello. E ogni tanto poi ci sono queste strade forestali, immagino si chiamino, belle ampie, ben battute, anche queste molto panoramiche, quindi per adesso un giro fantastico. Insomma, tra video, foto, un paio di strade sbagliate, sono in tremendo ritardo sulla tabella di marcia. Spero veramente di riuscire ad arrivare al bivacco per stasera. E mo' piove pure. Quest'ultimo tratto, qualche seccatura di troppo. Bene dai, diciamo che il peggio è passato, era probabilmente un temporale passeggero, però comunque un po' una seccatura, non tanto per l'acqua, piuttosto per il fatto che ho dovuto risistemare un po' tutte le cose. Ovviamente la fotocamera deve stare al riparo dall'acqua, altre cose devono essere rimaneggiate, quindi ora che è smesso di piovere bisogna ritornare nella configurazione da asciutto, per così dire. Però dai, sono contento. Sicuramente l'acqua ha rinfrescato un po' perché stava veramente facendo caldo e stavo accusando parecchio. Adesso insomma ancora penso 2 o 3 ore di luce, spero di riuscire a farcela ad arrivare a questo benedetto rifugio. Non so quanto manca, ma a questo punto qualsiasi distanza è troppo lunga. Sto andando veramente pianissimo, mamma mia. Non tanto perché voglio fare qualche record, ma più piano vado, più tardi arrivo. Ah beh, c'è di buono che il panorama mi tiene compagnia. Veramente bellissimo. Per strada ho incontrato un ragazzo del posto e mi ha detto che al bivacco dove ero diretto in realtà non c'è l'acqua corrente, cioè non c'è acqua, non ci sono fontane d'acqua. E dopo una giornata così bere veramente è fondamentale, e domani mattina anche bere è fondamentale. Poi vorrei darmi anche una lavata un pochino alle gambe e alle braccia, sono tutto pieno di fango prima di infilarmi nel sacco a pelo, e quindi ho ripiegato, per modo di dire, perché in realtà questo veramente è un altro posto di quelli spaziali, su questa radura qua, che in realtà non è molto lontana dalla strada, ma non credo che nessuno mi verrà a rompere le scatole. E quindi niente, adesso monto la tenda, mangio perché sto veramente morendo di fame, poi mi do una bella lavatina e poi dritto in branda, perché sto veramente... oggi è stata una giornata molto molto impegnativa.
Buongiorno, ultimo giorno oggi. La nottata è andata benissimo, devo dire quest'angolo qui era molto riparato, molto tranquillo e poi non lo so, la temperatura ottima, quindi ho dormito molto meglio rispetto a ieri sera perché non c'era vento, quindi la tenda non faceva rumore. E poi appunto risveglio con l'alba, quindi meglio di così non potevo andare. Non ho niente per fare colazione, ho giusto 2 gel che il ragazzo che ho incontrato in bicicletta ieri mi ha regalato, quindi me li sparo prima di cominciare a pedalare, così sono sicuro di avere un po' di energia per completare la salita e poi mi rifarò a Castelluccio di Norcia con una bella colazione di quelle come si deve. Sono stato la prima volta a Castelluccio circa 2 anni fa, quando stavo facendo la traversata dell'Italia da Vienna a Palermo e ovviamente come al solito io non avevo pianificato niente. Fatalità ha voluto che capitassi da queste parti proprio nel periodo della fioritura. Arrivando qui in quel periodo Castelluccio e la Piana erano invasi di turisti, camper, motociclette, macchine parcheggiate in doppia fila, pedoni. Questo contrasto tra questo paesaggio così selvaggio e questa fiumana di gente a quel tempo mi aveva un po' infastidito. E devo dire che riattraversarlo adesso, fuori stagione, senza nessuno, è tutta un'altra cosa. Eccomi ragazzi, sono arrivato a Visso, il paese dove il percorso all'interno del Parco dei Monti Sibillini inizia e finisce. Questo percorso mi ha colpito veramente tanto per la sua varietà sia in termini paesaggistici sia in termini di percorso vero e proprio, perché si passa da radure ad alta quota a boschi fitti e umidi, strade da single track a strade forestali. Insomma, lungo questo percorso è veramente impossibile annoiarsi. Dal punto di vista tecnico è comunque un percorso impegnativo. I chilometri sulla carta possono non sembrare tanti, così come il dislivello, però in particolare se avete un minimo di bagaglio non sottovalutatelo, perché spesso ci sono rampe con pendenze molto molto alte che alla lunga rendono il percorso più impegnativo. Lungo il percorso ci sono tantissimi punti dove poter riempire le borracce o comprare del cibo, ma se volete avere informazioni più specifiche vi rimando al sito dei Sibillini Bikepacking, che sono gli organizzatori e quelli che promuovono
questo percorso. Il link lo trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto cliccate like e considerate di iscrivervi al canale, questo mi aiuta parecchio per continuare a produrre contenuti di questo tipo. Poi ricordatevi che c'è anche la pagina Instagram di Strade Secondarie dove pubblico le foto di queste avventure. E niente, questo è tutto, alla prossima!